Ciao a tutti e benvenuti in questo video dove faremo un'introduzione su Docker. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Vincenzo Racca e sono uno sviluppatore Java. Ho aperto da qualche anno un blog dove scrivo articoli su Java, Spring, DevOps e altro ancora. Il sito è www.vincenzoracca.com. Ho conseguito la certificazione di Spring e quella di Kubernetes, la CCAD, per cui se foste interessati a queste ultime potete chiedermi parere e consigli nei commenti. In questo video spiegheremo innanzitutto cosa è un container, faremo un confronto con le virtual machine, parleremo quindi di Docker, mostrerò una demo di un'applicazione Java containerizzata ed infine darò alcuni consigli su come scrivere applicazioni containerizzate. Iniziamo con spiegare cos'è un container. Un container è una tecnologia che permette di pacchettizzare ed isolare applicazioni dal suo ambiente di runtime. Ad esempio possiamo avere installato sul nostro host una certa versione della JDK, ma possiamo eseguire applicazioni containerizzate con differenti versioni della JDK senza avere problemi di compatibilità. I container sono processi isolati. Questo grado di isolamento lo otteniamo grazie a delle feature di Linux chiamate cgroup e namespace. Inoltre i container sono processi leggeri, questo perché condividono il kernel della macchina host. Infine, i container avviano un processo principale, chiamato anche entry point, come ad esempio un java-jar. Finché in esecuzione il processo principale è in esecuzione anche il container. Se il processo principale muore, muore anche il container. Confrontiamo ora i container con le virtual machine. Le virtual machine permettono di virtualizzare un intero sistema operativo con un proprio kernel. Funzionano grazie a un componente hardware o software chiamato hypervisor che si frappone tra il sistema operativo host e quello guest. Con le virtual machine potremmo dire che abbiamo una virtualizzazione sia hardware, in quanto possiamo virtualizzare componenti come RAM e CPU, e sia software, in quanto stiamo virtualizzando un intero sistema operativo col proprio kernel. Per quanto riguarda i container, vengono avviati mediante un container runtime come Docker. Un container condivide lo stesso kernel dell'host. Questa caratteristica li rende leggeri, sia in termini di storage, siamo nell'ordine dei megabyte contro l'ordine di gigabyte delle virtual machine, sia in termini di risorse come CPU e RAM. Con i container virtualizziamo giusto l'applicazione e le librerie necessarie per avviare quest'ultima. Quindi sono molto più scalabili delle virtual machine. Non è un caso infatti che in questa immagine, presa dal sito ufficiale di Docker, nella parte dei container a sinistra abbiamo ben 6 applicazioni, mentre nella parte della virtual machine abbiamo giusto 3 applicazioni. Questa immagine vuole evidenziare proprio la leggerezza dei container rispetto alle virtual machine. Io ad esempio per isolare un'applicazione Java non ho bisogno di un intero sistema operativo, ho bisogno giusto di una JVM adatta al mio applicativo. E questo è il concetto dei container. Vediamo perché si è sviluppata la tecnologia container. Innanzitutto abbiamo detto che i container sono processi isolati, quindi sono utili per isolare applicazioni diverse. Però anche le virtual machine hanno la caratteristica di isolare le applicazioni. Ma con lo sviluppo dell'architettura microservizi c'è stata la necessità di isolare molte più applicazioni. Se prima avevamo l'esigenza di isolare un'applicazione monolitica, oggi l'esigenza invece è quella di isolare applicazioni spezzettate in parti più piccole. Quindi in gergo c'è bisogno di isolare molte più applicazioni. Si è deciso quindi di sfruttare la tecnologia container. Dico sfruttare perché la tecnologia container è nata prima
dell'architettura a microservizi, solo era difficile da utilizzare. Poi con l'avvento di Docker e altri tool è diventato molto semplice gestire i container. Quindi si è deciso di sfruttare la tecnologia a container in quanto virtualizzano giusto le librerie necessarie per avviare l'applicazione, rendendo il tutto più leggero e scalabile. Possono essere eseguiti su qualsiasi sistema operativo. Inoltre, un'applicazione containerizzata avviata in locale è uguale alla stessa avviata in un ambiente differente, proprio perché isola il suo ambiente di runtime. Infine, grazie ai container abbiamo migliorato anche i test di integrazione. Ad esempio, in Java, spesso per effettuare test di integrazione che coinvolgono il database, si utilizza un database in memory come H2. In produzione però non utilizziamo quest'ultimo. Per effettuare un test veritiero dovremmo fare il test utilizzando lo stesso database che usiamo in produzione. Librerie come test container servono proprio a questo. Creano container per utilizzare gli stessi componenti usati in produzione, come ad esempio un database Postgres. Durante il test viene utilizzato il container. Quando il test termina, il container viene automaticamente distrutto. Comunque, durante la demo vedremo anche un esempio di test con test container. Parliamo finalmente di Docker. Docker è una tecnologia che permette di creare e gestire container ed è naturalmente un container runtime. Ha un'architettura client-server dove il server è il Docker Engine che col suo daemon Docker gestisce appunto i container. Lato client abbiamo la Docker CLI che permette con dei comandi di interagire col Docker Engine. Ovviamente possiamo avere anche client grafici per gestire graficamente i container. Quando si installa Docker viene installata sia la parte client che la parte server, quindi in quel caso abbiamo il client e server sullo stesso host. Tuttavia, nulla vieta di collegare la Docker CLI ad un Docker Engine remoto. A questo link è possibile installare Docker sia per Mac, sia per Windows, sia per Linux. Ovviamente per Mac e Windows c'è una sorta di virtualizzazione in quanto non hanno le caratteristiche di cgroup e namespace. La versione per Linux scarica Docker puro, mentre le versioni per Mac e Windows scaricano Docker Desktop, che è un insieme di tool che comprende oltre Docker un'interfaccia grafica per gestire i container, il Docker Compose e anche Kubernetes. Viene creato un cluster single node, infatti. Vediamo ora come creare i container. I container Docker vengono creati mediante delle immagini. Un'immagine Docker è un template di sola lettura che contiene delle istruzioni per creare container. Da una stessa immagine posso creare diversi container. Infatti, facendo un paragone con la programmazione ad oggetti, potremmo associare le immagini alle classi e i container agli oggetti. Abbiamo a disposizione già diverse immagini grazie al Docker Hub, che è un registry pubblico ufficiale di Docker, un po' come il Maven Central per le applicazioni Java. Ci sono immagini per diversi database, diversi tool come Kafka, diversi sistemi operativi. Naturalmente possiamo creare immagini custom a partire da un'immagine esistente mediante un file chiamato Dockerfile. Vedremo dopo nel dettaglio che cos'è. Inoltre, un'immagine può essere formata da diversi layer. In particolare, ogni istruzione nel Dockerfile che modifica il file system dell'immagine crea un nuovo layer di sola lettura. Quando viene creato il container viene aggiunto un ulteriore layer che è l'unico scrivibile e non è persistente. Cioè, ogni modifica fatta al container verrà persa se distruggiamo quest'ultimo.
Il concetto di layer è molto importante perché Docker ha un meccanismo di cache che permette di cacheare tutti i layer. Quindi se aggiorniamo un'immagine, i layer precedenti, i layer diciamo precedenti all'istruzione aggiornata, non vengono riscaricati ma vengono presi in locale perché cacheati. Per quanto riguarda il Docker Run, l'istruzione che vedete in questa slide, è un comando Docker che permette di creare un container a partire da un'immagine. È proprio il comando principale di Docker. Se l'immagine non è presente in locale, di default viene scaricata dal Docker Hub. Questo invece è un esempio di Dockerfile. Un Dockerfile deve iniziare sempre con l'istruzione from, dove viene indicata l'immagine di partenza. L'istruzione arg permette di dichiarare delle properties che saranno disponibili solo durante la creazione dell'immagine. L'istruzione copy permette di copiare dei file dell'host nel file system dell'immagine. Modificando il file system dell'immagine, questa istruzione crea un nuovo layer. L'istruzione run permette di eseguire dei comandi come un apt install. In questo caso vengono creati un gruppo e un utente. Anche l'istruzione run crea un ulteriore layer. L'istruzione user permette di indicare quale utente eseguirà il processo principale. Se non indichiamo un utente, di default Docker avvierà il processo principale con permessi di root. Questa è una cattiva pratica in quanto i container condividono lo stesso kernel dell'host e quindi condividono anche lo stesso utente root. Ad esempio, se entrassimo in un container per eseguire l'istruzione che cambia la data del sistema del container, questa modifica impatterà anche la data del sistema host. In realtà Docker di default limita i permessi sulle Linux capabilities, come il cambiare la data, però questo esempio che ho fatto vuole mostrare quanto può essere pericoloso eseguire un'istruzione con privilegi root su un container, proprio perché può avere impatti sull'host, in quanto il root del container è uguale al root dell'host. Per quanto riguarda l'istruzione expose, permette di documentare quale porta esporrà il container. Workdir permette di indicare su quale cartella eseguire le prossime istruzioni. Con entry point indichiamo a Docker qual è il processo principale per cui avviare il container. L'istruzione cmd permette di aggiungere degli argomenti al processo principale dell'entry point. Se non è presente l'entry point, cmd deve contenere il processo principale, quindi almeno uno dei due deve essere presente nel Dockerfile. Tutto quello racchiuso in cmd può essere sovrascritto passando argomenti nel comando docker run. Comunque per altri dettagli sul Dockerfile qui c'è il link con la documentazione ufficiale di Dockerfile con tutte le istruzioni. Poi nell'esempio vediamo il comando docker build che permette di creare un'immagine da un Dockerfile e con la flag -t possiamo specificare un nome dell'immagine, in questo caso si chiama myImage, e un tag, in questo caso è 001. Il tag è la versione che diamo all'immagine. Se non indichiamo un tag, Docker assegnerà il tag latest. Questi sono comandi utili di Docker. Con Docker Images listiamo tutte le immagini scaricate in locale. Docker Run abbiamo detto crea un container a partire da un'immagine. Docker PS lista tutti i container avviati. Con la flag -a possiamo listare tutti i container, anche quelli stoppati. Con Docker Build creiamo un'immagine a partire da un Dockerfile. Docker Logs loghiamo lo standard output del container. Docker exec permette di eseguire un comando su un container. In particolare, se vogliamo entrare in un container tramite bash, possiamo eseguire l'istruzione proprio bash. Ora
vedremo la demo di un'applicazione Java containerizzata. Sia il progetto che le slide li trovate sul mio GitHub a questo link. Prima di vedere il progetto Java volevo mostrarvi il Docker Desktop, che è il seguente. Ha queste sezioni containers dove vengono listati tutti i container avviati, images dove ci sono tutte le immagini scaricate in locale e volumes, che è un oggetto di Docker che permette la persistenza dei container. Inoltre è molto importante anche la sezione settings che permette ad esempio di abilitare Kubernetes. Di default infatti è disabilitato. Volevo mostrarvi anche il Docker Hub. Eccolo qua. Allora, qui ad esempio possiamo cercare un'immagine come Nginx. Abbiamo la lista di tutte le immagini di Nginx. Ad esempio abbiamo sempre al primo posto l'immagine ufficiale, che è questa. Cliccando sul nome dell'immagine ci sono varie indicazioni sull'immagine, come le versioni, quale versione punta latest e istruzioni su come eseguire il container e altri dettagli. Ora volevo prima creare un container proprio di Nginx a partire da un'immagine del Docker Hub. Allora, per creare un container abbiamo detto dobbiamo eseguire l'istruzione docker run. Con -name diamo un nome al container, lo chiamiamo proprio Nginx. Con -d facciamo partire il container in modalità detached, quindi in background. Con -p possiamo mappare una porta di localhost con una porta esposta dal container. In particolare qui voglio mappare la porta 8080 di localhost con la porta 80 del container. E infine il nome dell'immagine con il tag Nginx 1.20. Ma come faccio a sapere che la porta esposta di Nginx è la 80? C'è un'istruzione che si chiama Docker Inspect, che permette di conoscere i dettagli di un'immagine. Innanzitutto possiamo scaricarci un'immagine senza creare il container mediante il comando docker pull, il nome dell'immagine ovviamente, docker pull nginx 1.20. Ok, questi sono tutti i layer che vengono scaricati. Ok, ora possiamo eseguire l'istruzione docker inspect, il nome dell'immagine. Ecco qua, qua ci sono tutti i dettagli dell'immagine, tra cui la porta esposta. Per indicare qual è la porta esposta su questa istruzione docker inspect significa che il docker file di Nginx avrà proprio quell'istruzione expose. Ora possiamo eseguire il container. Ok, vediamo che il container è attivo. Ok, e facciamo una chiamata HTTP. Porta 8080 di localhost. Ok, questa è la pagina ufficiale di Nginx, quella di default. Ora facciamo il caso che voglio modificare la pagina di default. In questo caso posso entrare nel container e modificarla, quindi con docker exec -it, il nome del container e l'istruzione, in questo caso è bash. Ora posso cambiare la pagina in user share nginx html. Ok, scriviamo giusto ciao mondo. Ok, usciamo dal container, rifacciamo la chiamata HTTP e ora abbiamo ciao mondo.
spesso può capitare che magari vogliamo aggiornare la versione dell'immagine. Ad esempio, noi abbiamo scaricato la versione 1.20, ma è disponibile anche la versione 1.21. In questo caso dobbiamo cancellare il container e ricrearlo con la nuova versione. Quindi per rimuovere un container dobbiamo prima stopparlo. Quindi docker stop, nome del container, and docker remove nginx. Ok, ora possiamo ricreare il container con la nuova versione, la 1.21. Ok, facciamo di nuovo la chiamata HTTP. Come possiamo vedere, le modifiche fatte sulla pagina di default sono state cancellate proprio perché il layer di scrittura sul container non è persistente. Per gestire queste situazioni, perché ad esempio noi potremmo voler scaricare un container di un database, ma se non è persistente non ha senso avere un container di un database. C'è il concetto di volume. Il volume è un oggetto Docker che permette di rendere persistente il container anche dopo la sua distruzione. Quindi in questo caso rimuoviamo di nuovo il container, creiamo un volume, Docker volume create e il nome del volume, ad esempio nginx vol. Ok, ora ricreiamo il container. Stavolta gli associamo il volume con -v, nome del volume e il path che vogliamo persistente, quindi user share nginx html. Ok, facciamo la chiamata HTTP, abbiamo la pagina di default. Ora entriamo dentro al container e la modifichiamo. cd user share nginx html. Ciao mondo. Ok, facciamo di nuovo la chiamata HTTP, abbiamo ciao mondo, stavolta distruggiamo il container e lo ricreiamo, vediamo se l'immagine, la pagina è sempre ciao mondo. Ok, ricreato, facciamo la chiamata HTTP. Come possiamo vedere la pagina è ancora ciao mondo, quindi abbiamo persistito proprio quel path, quindi quando distruggiamo il container non perdiamo le modifiche. Diciamo la distruzione e la ricreazione di un container è molto frequente proprio perché i container si dicono effimeri si distruggono e si creano continuamente. Ad esempio quando abbiamo un orchestratore come Kubernetes può capitare che magari Kubernetes vede che un nodo è in sofferenza, quindi cosa può fare? Magari distrugge un container e lo ricrea su un altro nodo. Quindi dobbiamo tenere a mente bene questa cosa. Ora possiamo vedere l'applicazione Java containerizzata. L'applicazione è una semplice applicazione Spring Boot con Spring Data REST che memorizza un'entità book. Durante l'inizializzazione vengono salvate già 2 righe. Per quanto riguarda le dipendenze abbiamo come database sia H2 che Postgres, in modo tale che quando si esegue in locale l'applicativo parte con H2. Quando vogliamo metterlo su un ambiente containerizzato utilizza Postgres. Per quanto riguarda l'application YAML è molto semplice. Con Spring SQL init mode always inizializziamo sempre la tabella
e con serve shutdown graceful stiamo indicando a Spring che deve prima terminare tutte le operazioni come le transazioni e poi può killare il processo dell'applicativo. Questo è molto importante proprio perché i container sono effimeri e quindi possono essere distrutti facilmente, quindi dovremmo spegnere l'applicativo sempre in questa modalità. Avviamo l'applicazione in locale e vediamo come funziona. Ok, avviata. Facciamo una chiamata HTTP. Spring Docker Books. Ok, vengono restituite le 2 righe dell'inizializzazione. È un applicativo molto banale. Ora vogliamo containerizzare l'applicativo. Lo possiamo fare creando un Dockerfile. Il Dockerfile, questo qui, è molto simile a quello visto sulla slide. Possiamo evidenziare però anche un'altra istruzione env che permette di dichiarare delle variabili d'ambiente. In questo caso stiamo dichiarando delle variabili d'ambiente per utilizzare Postgres. Quindi dovrei prima creare l'immagine di questo applicativo, creare il container e poi creare i container di Postgres. Però la maggioranza dei tool, come ad esempio proprio Spring Boot, contiene dei plugin che permettono di creare immagini senza avere il bisogno di scrivere un Dockerfile. Creano immagini efficienti e sicure, quindi quando è possibile il mio consiglio è utilizzare i plugin. In questo caso, per creare l'immagine possiamo utilizzare l'istruzione maven spring boot build image. Ok, qui vabbè eseguo anche i test, il test di test container e poi dovrebbe creare l'immagine. Con questa modalità c'è lo svantaggio che specialmente la prima volta è più lenta a creare l'immagine perché deve scaricare anche altre immagini che servono poi per creare l'immagine definitiva. Però ha il vantaggio di creare un'immagine sicura ed efficiente in termini di layers. E poi ovviamente c'è il vantaggio che non dobbiamo scrivere il Dockerfile. Invece scrivendo il Dockerfile c'è lo svantaggio sia che dobbiamo manutenere il Dockerfile e sia quello che per eseguire l'istruzione docker build sul Dockerfile dobbiamo prima buildare il progetto. Infatti nel Dockerfile viene copiato il jar file, però per creare il jar file dobbiamo fare prima un maven clean install. Comunque l'immagine è quasi finita, ok, si è terminata. Vediamo che sia presente in locale. Docker images. Eccola qui. Ok. Ora manca la creazione del container di Postgres, visto che vogliamo eseguire l'applicativo sul database Postgres. Dovremo quindi eseguire l'istruzione docker run eccetera eccetera. Però in realtà c'è un altro modo, c'è un tool chiamato Docker Compose che permette attraverso un manifest, quindi un file, di dichiarare tutti i container e quindi eseguendo un'istruzione particolare vengono creati tutti in una volta i container di cui abbiamo bisogno. Questo ha tanti vantaggi. In primis abbiamo un file, quindi una cosa che è versionabile rispetto a dei comandi semplici eseguiti su una CLI. Poi un altro vantaggio è che il Docker Compose ha questa istruzione depends on che permette di eseguire un container solo dopo l'esecuzione di un altro container. Ad esempio,
Qui diciamo il Docker Compose ragiona a servizi, cioè ogni service è un container. Quindi qua specificando depends on DB su pgadmin, perché qua creeremo tre container, uno di Postgres, uno di pgadmin e uno dell'applicativo Spring Boot. Qui stiamo dicendo che creami il container di pgadmin, ma solo dopo aver creato quello di Postgres. Lo stesso anche per l'applicazione Spring. Qui evidenziamo anche la parte environment, dove è possibile dichiarare delle variabili d'ambiente. In questo caso, se decidessimo di sfruttare il Dockerfile, dovremmo commentare questa parte e decommentare la parte build, indicando il path del Dockerfile. In questo caso le variabili d'ambiente, l'environment, prevalgono quelle del Docker Compose rispetto a quelle del Dockerfile. Un'altra cosa da segnalare è che il Docker Compose crea automaticamente una rete custom. Infatti esiste un altro oggetto Docker chiamato Network che permette di isolare ulteriormente i container dagli altri che non fanno parte della stessa rete custom. Inoltre i container di una rete custom possono comunicare tra loro tramite il nome del container invece che tramite l'IP, e questo è un vantaggio, è una cosa da tenere in considerazione in quanto appunto i container sono effimeri, quando vengono distrutti e ricreati cambiano indirizzo IP. Quindi i container che devono comunicare tra loro devono far parte della stessa rete custom, ma questo lo abbiamo gratis grazie a Docker Compose. Per eseguire quello che c'è nel Docker Compose basta eseguire questo comando docker compose app. Che cosa fa? Scarica le immagini se non sono presenti e poi avvia i container nell'ordine a seconda del depends on. Sta avviando anche l'applicativo Spring. Ok, è avviata. Ora vediamo prima pgadmin per verificare che il database sia inizializzato. Localhost 5050. Ok, questa è la pagina di default di pgadmin. L'utente è admin@admin.com. La password è user. Allora, creiamo una connessione. Qua come host possiamo mettere quindi il nome del container di Postgres, pg container. Lo username è user e la password è password. Ok. Allora, il database custom ci sta Spring Docker. Vediamo che ci siano anche le due righe. Book. Ok, ci sono anche le due righe inizializzate. Facciamo anche una chiamata HTTP. HTTP proprio allo stesso modo di come abbiamo fatto in locale, quindi 8081 Spring Docker Books.
Ok, vengono restituite le due righe, questa volta dal database di Postgres. Come abbiamo potuto vedere è molto semplice creare container, quindi rispetto ad esempio alle virtual machine. Ora volevo mostrarvi anche un esempio di test container. Allora, per utilizzare test container dobbiamo importarci la libreria di test container per JUnit 5, eccola qui, e poi diciamo ogni tool ha la dipendenza propria per test container, quindi in questo caso voglio testare su Postgres e quindi importerò test container di Postgres. La classe di test è molto semplice. Qua testiamo con una chiamata getBooks, cioè proprio la chiamata che abbiamo provato poc'anzi, che vengono restituiti praticamente le due righe, quelle dell'inizializzazione. Per fare ciò ci basta annotare la classe di test con test container e utilizzare come data source URL questo qui, dove qui indichiamo il nome dell'immagine e la versione, che è uguale ovviamente a quella di produzione. Allora, eseguiamo il test. E il test è verde. Quindi abbiamo eseguito con successo il test di integrazione. Volevo tornare un attimo qui sulla slide. Questa è l'ultima slide e volevo dare giusto dei suggerimenti. Dobbiamo tenere sempre presente che i container sono effimeri quando creiamo un applicativo, proprio perché vengono distrutti e ricreati facilmente. Dovremmo cercare di creare applicazioni stateless, quindi ad esempio un vecchio backend che tiene in memoria le sessioni degli utenti non va più bene, perché essendo i container effimeri e vengono distrutti facilmente, in quel caso perderemo tutte le sessioni degli utenti. Quando abbiamo un caso simile dovremmo delegare la parte di storage a un altro tool, come ad esempio potremmo memorizzare le sessioni su un database o su una cache distribuita come Redis. Inoltre dobbiamo ragionare sullo scaling orizzontale e non più su quello verticale, quindi ad esempio se ho un e-commerce e domani c'è il Black Friday, non devo pensare più di dover aumentare RAM e CPU della virtual machine per l'indomani, ma piuttosto devo creare applicazioni stateless in modo tale che siano scalabili orizzontalmente, cioè che possano essere create più istanze della stessa applicazione per dividere il carico. Ovviamente questa operazione non viene fatta manualmente, ma è un orchestratore di container che la fa automaticamente, come ad esempio Kubernetes. Cioè Kubernetes si accorge magari che è aumentato il carico, quindi automaticamente crea delle istanze più dell'applicativo. Quando il carico diminuisce, distrugge quelle istanze in più. Un'altra cosa molto importante è che i log devono loggare su standard output e non più su file, cioè noi quando eseguiamo il docker logs loghiamo proprio lo standard output, quindi per avere dei log immediati dobbiamo far loggare il nostro applicativo sullo standard output. Se vogliamo rendere persistente su file i nostri log, allora dovremmo delegare magari a un agent esterno che cattura lo standard output nel nostro applicativo e li memorizza su un file o su un database, ad esempio lo stack elk. Inoltre un'altra cosa molto importante sono le properties di configurazione.
Come abbiamo potuto vedere anche nella demo, vengono spesso usate le env properties. Questo perché? Perché noi magari siamo abituati ad avere per ambienti diversi application properties diversi a seconda dell'ambiente, però questa soluzione non è scalabile al 100% perché se abbiamo un nuovo ambiente, dobbiamo creare un nuovo file e gestirlo. Invece nel caso di variabili d'ambiente il nostro applicativo è trasparente rispetto all'ambiente, infatti basta cambiare giusto la env properties. Comunque, per altre indicazioni vi consiglio di leggere i 12 fattori a questo link. Per quanto riguarda un'altra cosa, volevo segnalarvi il mio blog dove ho scritto diversi articoli su Docker. Nella sezione DevOps c'è Docker e qui ci sono tutti gli articoli su Docker, quindi ci sono dettagli sul Docker file, sui volumi, sul networking eccetera. Se vi va dateci un'occhiata. Per questo video è tutto, grazie a tutti.